Che facciamo? Aspettiamoci. Allora, però non c'è l'avvocato greco, che forse è l'unico che avrebbe potuto fare domande. Mi pare che non abbiamo scelta. Casomai dopo ne potrà fare altre. Cioè sicuramente le spetta poi l'ultima parola, per cui... Che magari potevo fare le domande di chiarimento rispetto alle domande di altri difensori. Le può fare anche dopo. Allora, Carboni, cerchiamo un sacco di cose, lei le ha dette, cerchiamo di essere sintetici nelle risposte senza essere troppo lunghi in modo che si favorisca la comprensione da parte della Corte. Chiarendo che alla Corte io vorrei iniziare, non perché debba affrontare tutta la vita di Carboni, però ricostruire un attimo gli esiti, la partenza, diciamo così, imprenditoriale di Carboni fin da prima dei fatti oggetto del processo, per dare un quadro poi di come si arriva alle questioni della Sardegna, eccetera. Precisando ancora, Carboni, che a lei sembrano normali cose che per le persone comuni invece non sono tali, che si viaggi in aereo, che lei faceva, eccetera, questo era perché era particolarmente ricco all'epoca, possiamo usare questo termine? Sì, abbastanza. Senta, ci vuole spiegare la sua estrazione familiare e soprattutto economicamente qual era la situazione? La mia personale, i miei genitori erano già una famiglia di benestanti, mio padre era un capo reparto traffico del dello Stato e mia mamma era possidente, aveva un buon patrimonio. Possidente terriera? Possidente terriera, sì, sì. Dove? Era la proprietà in quella provincia di Sassari, a Torralba e paesi limitrofi. Senta, lei che studi ha fatto? Ecco, partecipai a un concorso qui a Roma nel 52 mi pare, all'epoca avevo 30 anni, ebbene, lo vinsi e andai a fare l'applicato di segreteria in quello del Ministero della Pubblica Istruzione. Chiedo scusa, io sono sempre nella difficoltà, non so dove guardi la Corte per me. Chiedo scusa, sì, scusa. Ecco, lì io sono fatto appunto, ero addetto al Corriere e alla segreteria dell'onorevole Pizzaris e allora capo di gabinetto del ministro Segni, che era sempre in quel periodo il ministro della pubblica istruzione. Ecco, quindi mi occupavo e del Corriere e di pratiche inerenti ai concorsi, perché all'ufficio concorsi svolgevo anche l'attività di sorvegliante quando c'erano concorsi di Agerolamento al Palazzo degli Esami. Ecco, in quello stesso periodo, ecco, mi occupai anche, in quello stesso, alla fine di quel periodo, cioè dopo 4 anni circa di attività, chiamiamola così. Qui a Roma era venuto? Qui a Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, al Viale del Re, Viale Trastevere. Ecco, quindi alla fine di un quinquennio, mi pare, ecco, per aver incontrato una persona che mi suggeriva, era un sacerdote, un noto sacerdote, che era un padre Antonio Lisandrini, è vero, era un oratore ufficiale del Vaticano. Ebbene, mi incoraggiò diciamo così, anche a migliorare la mia posizione anche in attività, diciamo così, diverse, e allora presi un'aspettativa, è vero, e cominciai a dedicarmi aiutato però anche da mio suocero. Infatti cominciai a dedicarmi, cerchi di finire le frasi. Sì, a dedicarmi ad attività imprenditoriali diverse, specialmente quelle immobiliari e anche di costruzioni, favorite in quegli anni anche queste diciamo, rapporto con un mio concittadino che si chiamava Falchi ed era un commercialista ed anche costruttore qui a Roma. Ecco, sposai la figliola e volevo cercare di far capire i suggerimenti di padre Lisandrino e anche la mia, diciamo così, cambiamento un po' di attività, anzi direi notevolmente, e insieme a mio suocero mi occupai di costruzioni in quelli di Tor Vaianica prima, piuttosto, diciamo, di ingenti
un ingente numero di costruzioni, eccetera, ecco, la Tor Vaianica. Nello stesso tempo mi occupai di acquisire dei terreni in quelle di Fiumicino, detta l'Isola Sacra, è vero, che erano di proprietà del demanio, ma allora alienavano questi beni quasi del tutto, fino a 99 anni davano concessione questi, e quindi lì raccolsi un grosso vantaggio, particolarmente appunto in questa attività. Scusi Carboni, lei dice acquistai, ma acquistò lei con quali soldi? Vuole spiegare sinteticamente? Ecco, già con quelli che guadagnavo, per essere così analitico ho paura di diventare un po' troppo verboso, allora già non sono io per natura, quindi sto cercando di sintetizzare nei limiti che mi è possibile per far capire almeno un po'. Ecco, allora diciamo così che tra Tor Vaianica, mio suocero che all'epoca era una persona molto benestante, arriverei a dire ricca, è vero, e quindi cominciai a svolgere questa attività di costruttore e di immobiliarista in generale. Da lì poi passai a Fregene, altre costruzioni, cerco quindi di passare più rapido, e infine Castiglioncello, Castiglion della Pescaia e altre situazioni, adesso via via che me ne ricordo le dico, se non vi ancora. E poi infine la grossa operazione la feci a Livorno, conobbi un avvocato sardo che era anche sindaco, che era Carboni riesce a collocare approssimatamente nel tempo, se no tra gli anni 57, 53, diciamo 57, 60, i primi anni, alla fine degli anni 50. Quindi lei ha una prima fase in cui collabora con suo suocero? Sì, Pietro Falchi, dottor che lei si sposa a 24 anni con Rosalia Falchi. Che io sposo con Rosalia Falchi. Che poi è deceduta. Sì. Ecco, lei dice gestisco questi denari e comincia a svolgere un'attività di immobiliarista. Sì, di immobiliarista e di costruttore anche. Poi verso la fine degli anni 50, primi anni 60, lei dice che ha... un'occasione piuttosto importante, molto importante. La vuole chiarire? Di conoscere un tale Enrico Befani, all'epoca era il presidente della Fiorentina. Lo colloco negli anni 60 perché è l'anno in cui la Fiorentina vinse lo scudetto, era presidente appunto questo Enrico Befani, e con questo Enrico Befani cominciai a acquistare importanti appezzamenti di terreno e anche costruzioni in quel di Castiglioncello e anche di Livorno, perciò citavo prima l'avvocato Diaz che mi accompagnava in quel periodo, è vero, a fare queste operazioni. Ecco. La prima complessivamente erano proprietà che appartenevano e a Befani e anche al Moratti, il padre di quell'attuale del petroliere, è vero, e quindi si trattava di estensioni piuttosto vaste, con ville, case, treni, sino ad arrivare a circa 500, quasi 600 ettari di terreno in una zona all'epoca molto importante come luogo di villeggiatura, che era appunto Castiglioncello. Ancora più o meno in quei periodi, quindi tra i primi anni del 60 e il 62, 63, acquistai anche un'altra grande estensione da un tale ingegner Vobbe di origine tedesca, sempre nella zona tra Castiglioncello e Quercianella, e per altri circa 500 ettari, per cui avevo oltre 1000 ettari di terreni molto importanti, direi, ecco, in quel di Castiglioncello. Scusi Carboni, la interrompo subito. Vuole spiegare come ha acquistato questi terreni, con quali denari, ecco, in che modalità? Ecco, non furono acquistati tutti insieme, ma i primi 30 ettari, per esempio, mi consentirono, per averli poi rivenduti ad un prezzo migliore, questo era un succedersi di operazioni che facevo, ecco, sino appunto ad arrivare a quel importante numero di ettari, e quindi vendevo, compravo e vendevo sino che mi consentivano, è vero, di poter agevolmente, ecco, e non solo compravo lì, ma cominciai anche ad occuparmi della Sardegna, per cui, riportandomi a Castiglioncello, è vero, arrivai a possedere circa 1.000.000 di ettari, non interamente perché vendevo, ma diciamo così avevo sempre disponibile almeno 400-500 ettari. Con queste operazioni, che prevedevano anche permute, oltre che vendite per denaro, anche permute con altri immobili, a Roma mi fu data una quarantina di appartamenti
un'operazione di permuta, ecco, così per dare un'idea, chiedo scusa, a volte mi viene, spero di non creare troppa confusione, in quel di Lavinio acquistai poi in permuta un intero palazzo, anzi tre palazzi, mi pare di ricordare bene, a Roma, via di Vasanello, è vero, sempre permutandola con un tale Morucci, è vero, quella di Tor Vaiani di Lavinio si chiamava Tor Materno, la zona di Tor Materno, Lavinio, Tor Materno, quindi locali per ristoranti, appartamenti, è vero, e molti altri, ecco, e nello stesso tempo però, ecco, continuavo, aggiungevo a questo altri movimenti. Questi sono quelli che ora indico come i principali riferimenti di attività immobiliari, poi ce n'erano delle di attività immobiliari, poi ce n'erano delle minori, c'erano ville. Va bene, senta, ma sì, comunque lei era sempre in contatto con suo suocero durante questo periodo? Sì, ero in contatto con mio suocero, sì, ancora sì, senza dubbio ero in contatto con mio suocero all'epoca. Che era, lei sì, ha detto, un costruttore? Che era un costruttore, sì, un costruttore che fra i primi costruttori di Tor Vaianica, ecco, e tra quelli che poterono, come dire, trovare più vantaggi in quei momenti e in quelle zone che erano molto richieste all'epoca. Non sto a elencare alcuni acquisti fatti, non so, a Porto Ercole, a Porto Santo Stefano, ecco, con lotti, non so, di 10-15 ettari, sto semplicemente indicando quelli principali, questi che sono i riferimenti principali in quegli anni. Ma lei, ecco, quando comprava e rivendeva, lei dice che ha avuto una fortuna, mi pare di aver capito, di un grande aumento di valore dei beni di Castiglioncello. Eh sì, il primo, soprattutto il primo. Per gli altri poi mi facevo anche aiutare e fra un po' arriveremo anche a Campo di Fiori. Adesso ecco, ci arriviamo, sì. intanto completiamo questa fase. Sì, quindi non furono acquisti fatti in blocco, ecco, vorrei precisare, tranne che una operazione indubbiamente importante, che era quella, nasce con 30 ettari, poi ad altri 150 ettari e infine, ecco, diciamo così, arrivai a 550-600 ettari circa con Befani. Ecco, poi invece io, trovando quel luogo abbastanza richiesto, e acquisì anche beni di altri proprietari, compreso questo VOB di cui ho parlato prima, che era sempre una proprietà molto importante, e quando parlo di terreni non indico che c'erano delle ville importantissime, ecco là. Ecco, le ultime, ecco, risalgono, se non vado errato, gli ultimi acquisti proprio a Castiglioncello risalgono agli anni 70, che sono al di fuori anche di questi due cespiti così importanti. Così. Senta, detta così, sembrerebbe che lei disponesse di grandi liquidità. È così? E se non è così, per quale ragione? No, proprio il contrario, perché via via che prendevo, è vero, che acquistavo queste cose, e io mi preoccupavo, devo denunciare subito il mio stato di forte disordine. Tuttavia io compravo, è vero, e mi mancava sempre qualcosa, e la cosa che mi premiava in genere nelle mie attività, diciamo così, imprenditoriali, era quella della tempestività, cioè arrivare prima, cercare di capire di se quello era o non meno un affare, magari per fortuna, più che forse per capacità. Sta di fatto che le azzeccavo, ma uno dei meriti, delle ragioni principali di questo, chiamiamolo successo, era quello che non perdevo. Se lo trovavo in un bar, davo una caparra, per esempio, faccio per eccesso, ma non del tutto, o anche in altri posti non certo di quelli ordinari, istituzionali, ecco, compravo e talvolta perdevo anche le caparre, ma nel complessivo, ecco, a fine anno mi ritrovavo ad aver costituito un patrimoni indubbiamente importanti, con pochi debiti, pochissimi. Se è vero che un imprenditore medio ha nel proprio passivo una media del 15-20%, già si considerano ottime cose, io non avevo, era in maniera piuttosto disordinata la mia, ma non avevo neanche il 5, il 3, il 4% di debiti, di mancanza di liquidità e di debiti su quei patrimoni. Senta, interrompiamo un attimo, perché poi arriveremo alla questione di Campo dei Fiori, eccetera. Interrompiamo un attimo anche perché tutta la sua attività imprenditoriale viene sinteticamente ricostruita da una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Angelini, dell'8 febbraio 86, quindi poi la Corte la leggerà lì. In questo periodo lei comincia anche a entrare in contatto con delle persone, diciamo così, importanti, contatti, diciamo, di tipo politico, di tipo con esponenti religiosi, con attori, con registi. Ci vuole dire
Beh, l'ho detto con esponenti religiosi sin dall'inizio, diciamo, visto che la persona da me prima indicata, padre Antonio Lisandrini, era un semplice frate per modo di dire, era come padre Virginio Rotondi, era un autorevole, come dire, personaggio religioso del Vaticano, era appunto uno degli oratori insieme a padre Lombardi e a padre dei più noti e dei più riconosciuti Italia, un personaggio importante. E lo stesso padre Lisandrini mi presentò personaggi piuttosto, senza dubbio, molto importanti, anche nel mondo dello spettacolo. Mi presentò ci vuole dire qualche nome, Carboni, perché sono sì, e dunque i nomi conobbi Andreotti, parliamo nel mondo della Berlinguer l'avevo già conosciuto veramente un po' prima. Ecco, molti personaggi del mondo politico, è vero, molti anche del mondo artistico. Infatti misi su una casa editrice musicale nota all'epoca che si chiamava Gran Gala, è vero, e fu quella lì. Per un certo verso ne parlai con Rossellini, che allora era un grande amico di padre Lisandrini, insomma tutto un mondo, ecco, all'epoca dove ruotavano un po' tutti politici, imprenditori, ecco, quindi personaggi certamente importanti, ma con i quali io facevo, diciamo così, più che altro erano rapporti che non più che d'affari, erano di conoscenze. Gli affari li facevo, come ho detto prima, con quelle attività allora immobiliari. Era la storia del Cantagiro di Radaelli. La storia del Cantagiro, eccetera, che fu finanziata da me in gran parte, sì, questo sì. Senta, io su questo, ripeto, non insisto troppo. Arriviamo a un certo punto della sua attività, esattamente queste parole usa la sentenza Gelini, ad un certo punto della sua attività, molto vicino al suo arrivo a Roma, per la verità dice questa sentenza, lei comincia a fare riferimento a, chiamiamolo il mondo, poi lei ci spiega di che si tratta, di Campo dei Fiori o del finanziamento privato. Sì. Ci vuole spiegare allora i primi contatti e soprattutto le ragioni e le modalità con cui avvenivano questi rapporti? Le ragioni sono quelle che riguardano qualunque imprenditore, con la sola differenza che magari a una gran parte di questi, credo la maggior parte, poi non sono successi i fatti che sono successi a me, cioè a qualunque imprenditore ci sono dei momenti in cui mancano dei liquidi, delle liquidità, e non sono le banche quelle, diciamo così, soprattutto, ecco, questo lo sottolineo, a persone come me che non avevano molta cura dell'amministrazione e non mi facevo neanche far amministrare da chi invece ne ero capace. Diciamo così che ero più un confusionario, mi andavano assai bene gli affari, ma certamente avrei avuto meno necessità se fossi stato più, come dire, più ordinato nel badare anche alla parte amministrativa. Ecco, quindi c'erano dei momenti in cui c'era urgenza, ma proprio per sostenere, ecco, correre quella che era la mia filosofia dell'intervento immediato. E a torto o a ragione nessuno poteva essere più immediato di quelli quindi giocavo su quello per trovare, diciamo così, più convenienza nell'affare che allora consideravo tale. Per cui cominciavo a raccogliere anche da privati operazioni finanziarie, uno dei quali stranamente l'avevo conosciuto proprio nello stesso periodo in cui ero ancora ministeriale, che si chiamava Mario Anniballi, un ex pugile. Da non confondere con Fausto Anniballi. Esatto. Ecco, il quale aveva il garage dove io all'epoca, quando le macchine ce l'avevano in pochissimi direi, ecco, mettevo la macchina nel suo garage. A via Laura Mantegazza, è vero, lui aveva un garage e io mi riponevo la macchina lì. Quest'uomo, è vero, mi ha prese così, insomma, non so se per interesse o per altro, ma sta di fatto, diventammo così, era un buon rapporto di conoscenza, mi invitava a pranzo, andavo quando tornavo dal ministero, eccetera, e poi cominciò a farmi delle operazioni finanziarie e con quelle... Senta, lei quando dice operazioni finanziarie, parliamoci chiaro, cosa intende? Prestiti a usura? Prestiti a usura che però, ecco, io li definisco tali perché coerentemente con quanto spero, con quanto detto prima, quei soldi pur a tasso elevato
è vero, e da persone che non erano allora, come dire, nell'idea di criminali pericolosi, anche se avevano passato, se mi stavo occupando, perché anche questo aveva avuto il suo passato, diciamo così, ma niente di strano per noi, non eravamo complici di niente, e in quel momento in cui lo Bio si occupava, faceva il proprietario, il ricco proprietario di alcuni mobili, compreso il garage. Ebbene, quindi con questi pur elevati tassi di interesse io li compensavo. Senta, ci vuole dire questi pur elevati tassi di interesse comunque di quanto erano approssimativamente? Ma scusi, si basavano, non erano fissi, scusi avvocato, erano tassi che variavano di volta in volta. Comunque sempre potevano oscillare dal 10% al mese al 5% o a una mia proposta di dare una certa somma in un certo periodo di tempo, anche maggiore, se io avevo già la collocazione, ad esempio, dell'affare che stavo acquistando. Quindi erano generalmente queste operazioni proporzionate alla qualità dell'affare e alle probabilità che mi dava l'affare di andare, della durata e dell'utile. Ecco. Talvolta, quando ci si sbagliava, soprattutto sulla durata, ecco che si incorreva in quegli incidenti di proteste di società, di cambiali, queste cose qui, ecco, perché poi venivano onorate, si capisce, perché infatti non li perdevo, li mantenevo, questi stessi, diciamo così, chiamiamoli pure finanziatori, ecco, chiamiamoli tassi usurari, quel che si vuole, ma bisogna spiegare perché, ecco, non mi preoccupavano tanto i tassi quanto appunto la disponibilità dei soldi che all'epoca mi servivano. Senta Carlo, adesso, visto che lei ha introdotto il tema delle modalità, poi parleremo delle persone, però possiamo sintetizzare la sua attività, può sintetizzare come si svolgeva quindi questa sua attività, diciamo, immobiliare, nel senso che lei otteneva questi prestiti ad alti tassi, ma sorprendentemente, se vogliamo dire così, era in grado di fare fronte alla restituzione. Non solo. Ma perché? Lo vuole spiegare il meccanismo, se no non si capisce. Sì, talvolta venivano restituiti interamente i soldi con tutti gli interessi, e questo accadeva di rado. Molto più spesso io davo a costoro quasi sempre il capitale che mi veniva, diciamo, dato a secondo delle persone, è vero, e poi gli facevo una partecipazione, gli vendevo una casa o una parte del terreno, se era terreno, quindi lì avevo anche un mercato sicuro. Ecco, questi abituati, come erano invece diciamo così, a lucrare dai finanziamenti, in un primo tempo, diciamo così, facevano maggiori difficoltà. Poi via via che in qualche modo anche culturalmente si sentivano anche loro piccoli imprenditori, ecco che io coglievo questo aspetto, perché parlavo anche con costoro, dicevo pensate ai vostri figli, quando arrivava a un certo grado, chiamiamola così, fra virgolette, di confidenza, ero io che facevo il buon padre, il buon suggeritore, ecco, finché, diciamo così, molto impropriamente, una volta abituati a questo stile, facevano sempre difficoltà, sempre meno, e io avevo sempre un mercato pronto. Ma da chi? Ecco, da chi allora manco neanche la più pallida idea si poteva sospettare che appartenessero a queste o altre organizzazioni, e magari forse allora non appartenevano, o quantomeno non erano di mia conoscenza queste situazioni, di cui nessun imprenditore, quando andava soprattutto al Campo di Fiori, ed era un vai e vieni di moltissimi e conosciutissimi imprenditori romani, e no, è vero che si andava a rifocillarsi di liquidità quando mancavano, è vero, da questi che erano cari, ma insomma avevano i soldi liquidi. Vado male? No. Sì, cerchi di sintetizzare, perché questo già lo dice la sentenza Angelini, che questi rapporti di natura giuridico-commerciale non provano nulla nel senso auspicato dall'accusa. Lei già fu assolto per queste situazioni, quindi è inutile che ci torniamo sopra. Volevo soltanto sapere, in buona sostanza lei questo non lo ha spiegato, lei aveva la capacità di comprare immobili o beni immobili e poi di restituire, anziché il capitale o gli interessi, diciamo, in moneta, anche restituendo dei beni, dei terreni. Ha detto bene. Sì, ha detto bene anche, ma questo anche poi moltiplicato quando c'erano i periodi di crisi, e questi ogni 5-6 anni c'erano negli immobili, accade anche oggi così, io diciamo ne soffrivo assai meno quando addirittura non erano per me più i momenti più ricchi. Ecco, questo è avvenuto anche poi per operazioni che ho fatto anche altrove, per esempio in Sardegna. Adesso ci arriviamo alla Sardegna. Sì. Prima di arrivare alla Sardegna però lei ha fatto un discorso di carattere generale
su queste persone che le prestavano denaro. Ci vuole dire chi sono, fare dei nomi e anche temporalmente più o meno collocare chi sono queste persone? Ho detto il primo, che era questo Annibaldi, è vero. Questo ex pugile. Questo ex pugile, fin tanto che era vivo questo ex pugile. Successivamente mio suocero mi presentò un altro commercialista che si chiamava Sbarra, però che si occupava appunto di mettere in ordine anche alcune mie società. È vero che erano scelte abbastanza disordinate. Qual è il nome di battesimo? Non ricordo, il figlio Danilo, il padre non lo ricordo francamente, non ricordo, era un Martino Sbarra, si chiamava, Va bene. sì, Martino, dottore, ragioniere, Martino Sbarra, faceva il commercialista. E prestava anche i soldi. E prestava anche i soldi, di lì al fratello che mi costruì questa villa in quel di Lavinio, una villa molto grande, quella che poi è stata purtroppo oggetto quasi di una rapina, dopo i fattacci dell'Ambrosiano, ebbene, e in più il figliolo, che era questo Danilo Sbarra, costruttore, socio Sbarra, del notissimo personaggio che era il sindaco di Roma, che scusa se mi sfugge il nome, ma molto molto conosciuto, è vero, Tupini mi pare di ricordare, credo che sia Tupini, sì, credo che sia Tupini, se non vorrei, certamente è un fatto storico, quindi facilmente attendibile, quindi aveva come socio un personaggio molto molto importante e stava costruendo Villa Bonelli, l'intero come dire, rione, direi, questo Sbarra figlio, Danilo Sbarra, di Villa Bonelli, socio di questi personaggi che erano ingegneri anche loro e quindi avevano fatto un'impresa di costruzioni, avevano preso un intero palazzo addirittura all'euro, ricordo, con un prestigio bancario, eccetera, eccetera, notevolissimo. Questo parlo di Sbarra. Va bene. Poi, oltre a Sbarra? E Sbarra interveniva ogni tanto così, Sbarra padre, Sbarra figlio, anche per, diciamo, quando ne avevo bisogno. Fino a quando, ecco che ci siamo, per certe mie richieste, di cui in questo momento non posso indicare, erano talmente tali, si può dire che erano all'ordine di chi lavora, frequenti, voglio dire, non mi presentò, non mi disse che un personaggio che mi avrebbe potuto in una circostanza, non ricordo, ma sempre per acquisti di beni immobili, ecco, oppure di soldi che mi servivano nel corso di costruzioni che avevo, ebbene mi presentò questo signore dei Campo di Fiori. Ecco che entra la fase del Campo di Fiori. Chi è questo signore? Mi pare che fu nel periodo in cui io stavo acquistando in Sardegna, anche in questo caso, una grossa estensione di terreno che si chiama Costa Paradiso. Sardegna. Che è la prima operazione in Sardegna. Sì, è la prima operazione in Sardegna. Però adesso arriviamo ai nomi di questi personaggi, per cortesia. Ecco, poi parliamo della Sardegna. Certo, sì. Dunque, mi presentò questo signor Sbarra Spurio, Sbarra mi presentò questo signor Spurio Oberda. Chiedo scusa a tutti perché sono stato lasci perdere le scuse e rispondo. Va bene, rispondo, come vedi non rifiuto di questo. Voglio dire, se qualche volta mi vedi indugiare un po' è perché non sono proprio nella forma migliore. Sì, eccomi, Sbarra, e poi quando conobbi Sbarra poi mi presenterò tutti i suoi collaboratori all'epoca, tra i quali anche questo Balducci, Proietta e tutto quello il giro lì. No, e questi ce li deve spiegare cortesemente. Dunque Sbarra mi fece delle operazioni all'epoca anche importanti, non Sbarra, chiedo scusa, Oberdan, sulla base anche diciamo della fiducia che si dà, quindi anche senza garanzie talvolta, operazioni anche da 4 e 500 milioni dell'epoca. Questo Spurio Oberdan. Ecco, andando lì e frequentando Spurio Oberdan, è vero, ecco, poi conobbi molti altri operatori minori che si occupavano, avevano molto avvienti, se vogliamo, comunque certamente con disponibilità, taluni anche notevoli, e tuttavia avevano come altra attività quella di acquistare oggetti che si vendevano alla Cassa di risparmio di Roma, lì a pochi passi. Sì, Carboni, cerchi di essere sintetico. Il problema è questo, quello che lei, siccome lei è un signore, li chiama operatori del settore, erano usurai, capisco bene. Ma sì, Dio mio, non serve di dire questa da parte mia, anche mi sembra quasi, siccome io ho guadagnato, allora mi scusi la mia difficoltà
Ecco, il fatto che dopo questi si siano dimostrati, o almeno alcuni di questi fossero, appartenessero chissà a quali bande, a quali cose, ecco, questa situazione nella mia mente non viveva di questa. Quindi il fatto stesso che io li incoraggiassi e li vendessi dei beni, ecco, non danneggiavano. Ero spesso privo di liquidità, ma come lei là mi consentirà di dire, bisogna poi fare un rapporto tra quello che avevo prima che io conoscessi che venissi coinvolto in questa situazione dello IOR, dell'Ambrosiano, è vero, cosa avevo, è vero, e cosa dovevo. Ecco, a questo vorrei mirare. Ci vuole fare questi benedetti nomi esemplificativi? Ma non li ricordo tutti, ma voglio dire, basterebbe, io non li sono scritti, ma comunque non so se erano tutti lì, li ho indicati in tantissimi altri miei Allora, posizioni. De Giorgi era uno di questi. De Giorgi erano di questi. Proietta erano di questi. Allora, c'era un mondo vicino al Monte di Pietà e a Piazza Campo dei Sì. Fiori, ecco, ce lo vuole sinteticamente illustrare? Sì, che prestavano soldi ad alto tasso. Ecco, diciamo così. C'era anche una questione che quando di beni, di gioielli, di pellicce, ce la vuole spiegare qual era il meccanismo Sì, per cui ecco, operavano all'epoca questi signori, quando ancora, diciamo, l'usura nella coscienza sociale era considerata meno grave di oggi. Allora, diciamo... Sì, anche perché ricorrevano imprenditori spesso, ecco, non agivano così volgarmente, naturalmente erano usurai, ecco, tanto per adesso usare quell'aggettivo, prestavano i soldi ad alto tasso. Io riuscivo con quella, chiamiamola così, filosofia che avevo adottato più che attenuare, diciamo così, a non avere quegli svantaggi, ma solo per la mia capacità, non non certo per la loro generosità. È vero, loro mi avrebbero fatto, come avranno fatto ad altri. Comunque, scusi, prego. vuole rispondere alle mie domande? La prego, sì. Ecco, allora, le ho chiesto come operavano. C'era una questione di restituzione di gioielli? C'era di restituzione, intanto i soldi, quando li chiedevano i soldi, accadeva, non sempre, accadeva che le dessero degli oggetti acquistati dal Monte di Pietà per somme rilevanti, non so, 60, 80, 100 milioni, anche di più, di preziosi, è vero, e il resto, per esempio, diciamo, uno chiede 300 milioni, allora 100 me li davano, per esempio, in oggetti che potevano essere pellicce, visoni, altre cose, abbastanza argenteria. Scusi Carboni, queste qui erano quelle impegnate al Monte di Pietà dalla gente. Ho detto questo prima, loro agivano lì, partecipavano alle aste al Monte dei Pegni, ma era in base, avevano tutte le cose, le targhette attaccate, tutte le cose che stavano dentro sempre pacchettini, come facevano come acquistavano, diciamo così. Ecco, loro su quelle lucravano, diciamo che se pagavano 100 al Monte, a me lo vendevano a 150, forse a 200, ma ciò nonostante nell'economia globale che io allora valutavo, prendevo queste cose e avevo fatto una buona raccolta anche di preziosi, invece le pellicce, gli altri oggetti in genere li cedevo, magari anche rimettendoci, ma rimetterci non significava che nel totale, nell'economia di tutta l'operazione, generalmente io non ne soffrivo. Proprio per questa mia, però, diciamo così, modo di trattare quelle operazioni, quelle persone. Allora, rispetto a questo ci sono due persone specifiche rispetto alle quali le voglio fare una domanda, che sono la signora Filomena Angelini e Balducci. Sì. Ecco, cominciamo dalla prima, cioè questa signora Filomena Angelini chi era? Era una di queste persone che prestavano ad alti tassi? Sì, era una di queste, ma era l'erede sia per attività che peraltro dell'Anibaldi di cui abbiamo parlato prima. L'ex pugile. Prego? L'ex pugile. L'ex pugile, sì. Quindi io continuavo, avevo anche un buon rapporto con questa signora, mi dava anche questa gioielli, mi dava anche questa soldi, eccetera, eccetera. Avevo un rapporto, direi così, normale. Gli vendevo dei terreni, vendevo delle case, ho venduto anche una villa, mi pare, ecco, vendevo parecchie cose e lì in un modo e in un altro riuscivo tuttavia a creare quell'equilibrio necessario perché per me non fosse nocivo. Non si spiegherebbe altrimenti come ho fatto a formare un patrimonio così rilevante se io ci avessi rimesso, malgrado quei tassi che dovevo rispettare in un modo o in un altro. Ecco. Sì, la signora Filomena Angelini quindi aveva parecchi soldi, diciamo così. Sì, era una donna ricca, diciamo.
Senta, questa signora Filomena Angelini poi ha una qualche relazione con la sua conoscenza con Dio Tallevi? Ci vuole spiegare? E direi una stretta relazione. Si può spiegare? Ecco, mentre proseguivano le mie attività con il solito ritmo, il solito modo di agire... Parliamo di che periodo, scusi Carboni, più o meno? Siamo negli anni 70, a questo punto siamo negli anni 70, non so se collocarli negli anni 76, 77, 75, ecco, quando mi presentò lei vedova, mi presentò la nipote, una certa Lucarini, ecco, col suo uomo, questo signore, che corrispondeva al signor Dio Tallevi, e mi fu presentato a Portorotondo, Ernesto Dio Tallevi, che sapevo, per averlo detto alla signora Angelini, che diciamo così era una persona nullatenente che faceva, non so se diceva il garzone o qualche cosa del genere, nei mercati generali. Tuttavia, ecco, voleva bene alla sua nipote, lei era rimasta sola e quindi la nipote di fatto era indicata come l'erede delle sue ricchezze. E le ricchezze di Filomena Angelini. Di Filomena Angelini, ecco, certo, sì. Ecco, e da quel momento, in più di un'occasione, per questioni che io avevo già in precedenza e altre che se ne sviluppavano in quei momenti, mandava, non sempre, ma mandava anche il signor Dio Tallevi. Ecco che da quel momento Dio Tallevi comincia a occuparsi degli interessi della signora Filomena Angelini. Dio Tallevi, il quale, poi lo vedremo nello sviluppo del tempo, era anche una persona che prestava dei denari. Ma mi scusi, io credo proprio per la sua, diciamo così, provenienza di persona, diciamo, senza di danari evidentemente della Filomena Angelini, così. Erano i danari della Filomena Angelini. Questo risulta dalla sentenza Angelini. Sì, non aveva nulla il signor Dio Tallevi quando lo presentò, poi via via se li sarà fatti, in quei momenti no. Ho capito. Questa è la sua conoscenza con Dio Tallevi. Così nasce. Il suo rapporto con Dio Tallevi ne può dare una sintesi? Cioè, voglio dire, era un rapporto, diciamo, piano, nel senso, oppure soffriva di alti e bassi? Ci vuole spiegare? Ma era un rapporto che l'avevo dovuto, come dire... La signora Pacetti, che è la sua impiegata che lavorava all'epoca nell'ufficio di via Panama, racconta di alcune scenate che ha visto fare dentro qui in dibattimento lo ha fatto da parte del Dio Tallevi e della Angelini stessa, se non ricordo male, sì, per la restituzione di denaro. Ecco, ci vuole spiegare? Sì, negli ultimi tempi si andava deteriorando questo rapporto, proprio perché non era la stessa Angelini, è vero che demandava questo pseudogenero, non so, veramente era la nipote, diciamo, questo parente acquisito. Ecco, perché lì non andava più, via via passavano gli anni anche per lei e quindi di fatto se ne stavano occupando sempre l'Angelini, a dire la verità, ma ecco, con la collaborazione sempre più stretta, sempre più frequente di questo signor Dio Tallevi. Ecco. Quindi il mio rapporto nasce e continua con l'Angelini, salvo poi certe coperture le faceva direttamente Dio Tallevi perché veniva così. Ecco. Quindi le scenate che riguardavano poi determinate operazioni di cui parleremo, c'erano, sì, alla fine c'erano in specie questo rapporto di forte conflittualità, è vero, tra Emilio Pellicani e Dio Tallevi. La sentenza Angelini parla appunto di rapporti conflittuali, almeno a periodi, con gli imputati. Questo derivava dal fatto che lei non era sempre puntuale nelle restituzioni? Certo che non lo ero, ma non lo ero neanche prima, era uno dei motivi per cui, a parte qualche volta che non dipendeva da me, come nel caso del senatore Comicioli, ma è vero, altre volte c'era questa, diciamo, lacuna, chiamiamola così, ma era il peccato originale, che non si era puntuali, ecco, che mi consentivano talvolta di dare anche delle compensazioni per loro convenienti e per me anche, ecco. Va bene, su questo poi eventualmente approfondiamo in seguito. Balducci. Lei in questo mondo di Campo dei Fiori e di Monte di Pietà, insomma, sì, conosce a un certo punto anche, in questo momento mi viene il nome di Balducci, ma Domenico. Domenico. Ci
vuole spiegare come sì. lo ha conosciuto? L'ho conosciuto perché era l'uomo diciamo così, di fiducia del signor Oberdan, quindi di fatto delegava Oberdan in specie, assai più arriverei a dire che la Filomena Angelini nei confronti di Liotalevi. Invece Oberdan aveva una strettissimo rapporto di amicizia e di fiducia con questo Liotalevi, il quale era diventato anche il consigliere, nel senso che se io proponevo un terreno, mandava il Balducci per un terreno, una casa, un immobile o qualcosa del genere, mandava il Balducci per appunto vedere se erano affari, se ne condivideva vantaggi, eccetera. Quindi era diventato l'uomo di fiducia che si occupava di dare e di prelevare, non sempre, qualche volta direttamente lo stesso Oberdan, ma più spesso, è vero, attraverso il Balducci. Senta, e Balducci le prestava denaro? Sì, gli ho detto che erano Balducci. Era denaro suo, era denaro anche di altri? Lei sa qualche cosa sul... Scusi, prima di arrivare al famoso prestito fatto dai cosiddetti siciliani, ebbene, Balducci dava i soldi che erano di proprietà quasi sempre di Oberdan e altre volte di altri signori che ruotavano sempre lì a Campo dei Fiori e di cui lei non mi ha fatto tutti i nomi, me ne ha fatto alcuni, ma adesso non li ricordo, ma sempre si occupava e rappresentava anche alcuni altri, diciamo così, di quelli che ruotavano sempre intorno a questo signor Oberdan, che era, diciamo così, era il riferimento più importante sotto questo aspetto. Senta, abbiamo dato un quadro di carattere generale, veniamo un attimo alla Sardegna. Lei è sardo, giusto? Su questo? Sì, sono nato a Sassari. Esatto. Lei inizialmente dice che opera come in queste operazioni immobiliari, in realtà sul continente, si dice così? Sì. In Sardegna non c'era allora un interesse. In Sardegna diventa interessante negli anni 60, fine anni 50-60, è vero, quando l'onorevole Pizzaris all'epoca, è vero, mi diceva, e io lo feci successivamente, di occuparmi anche della Sardegna perché c'erano dei personaggi importanti che si stavano appunto interessando dall'Aga Khan a personaggi di primissimo piano di tutto il mondo. Ecco, lei ha detto che a un certo punto, che è successivo, mi corregga che sbaglio, a questi episodi di Castiglioncello, cioè lei aveva già accumulato un certo patrimonio immobiliare. È notevole il patrimonio immobiliare e torno a dire che sempre avevamo sì difficoltà, che poi purtroppo dopo questi affatti sono stati tutti messi in una luce diversa da quelle che in realtà erano, ma comunque voglio dire sono sempre... commenti che eviti di fare, poi li fai. Sì, scusi. Sì, vabbè. Ecco, sì, dunque la Sardegna viene dopo, molto dopo, sì. Viene negli anni appunto 70 71, ecco, consideri che io ho cominciato alla fine degli anni 50, 71 con 70-71 con Costa Paradiso, ecco, sì. Ecco, cominciamo sinteticamente, perché non è oggetto specificamente del processo, però per capire come si arriva dopo a altre situazioni che sembrerebbero rilevanti secondo alcuni dati processuali. Che cos'è Costa Paradiso? In che cosa consiste sinteticamente questa operazione? Come l'ha attivata, eccetera? Sì, era una importantissima lottizzazione di una delle zone forse più belle della Sardegna, è vero, ma lontana dagli aeroporti, circa dall'aeroporto di Olbia, un centinaio di chilometri, e lo stesso dall'aeroporto di Alghero. Tuttavia me ne innamorai veramente perché è una zona veramente molto bella e forse diversa, che io considero anche più bella della stessa Costa Smeralda, ma certamente non aveva lo stesso, diciamo così, la stessa importanza, ecco. E allora io, su una segnalazione del mio allora commercialista milanese, dottor Pompeo Locatelli, è vero, segnalatomi da un mediatore anche diventò mio commercialista successivamente, chiedo scusa, da un mediatore sardo, è vero, di Olbia, ecco, mi fu segnalato questo importantissimo affare. Io andai più volte, è vero, anche con un alto funzionario del Banco Santo Spirito, si chiamava Sergio Cerruti, che era il capo ufficio figli del banco, e ci andavamo tutti, ed era un'estensione pari quasi a
550 ettari con oltre 500.000 metri cubi edificabili, perché quando si parla di terreni poi bisognerebbe anche dire se erano terreni a pascolo o se erano edificabili. Ecco, quello era un terreno che aveva una capacità edificatoria di circa 550.000 metri cubi ed ero entusiasta della verità di questo terreno qui. Ebbene, quindi si fece un contratto con il proprietario, che era un milanese, che aveva già comprato, quindi già stavano in Sardegna occupando le zone migliori, ed era un certo Tizzoni di Milano. Questo Senta, lo ricordo. per acquistare questi beni, lei che denaro, come ha fatto, insomma? Beh, in parte qualcosa l'avevo, perché qualcosa l'avevo sempre, non bastava mai. Ecco, e in parte mi pare, ecco, di poter collocare anche in questo caso la Filomena Angelini. Credo che fu proprio lei, allora non esistevano i Diotadevi. Ecco, e non so se poi intervenne qualche altro, lo stesso Sbarra, perché ancora non... Filomena Angelini, la quale aveva comunque degli appartamenti a Porto Rotondo. Successivamente, avvocato, successivamente a Costa Paradiso, perché Porto Rotondo è un'operazione che ho fatto qualche anno dopo. Ecco, allora, diciamo per sintetizzare, lei da questo momento inizia ad operare in Sardegna. Sì, comincio anche in Sardegna. Ad operare che cosa significa, senza che le suggerisca io? Cioè, che cosa faceva? Beh, si trattava intanto di lottizzare, è vero, prima di tutto lottizzare Costa Paradiso. Ecco, cosa che però, secondo le valutazioni, è un terreno molto roccioso, torno a dire molto bello, ma con costi elevatissimi per la costruirci sopra. Prego? Per costruire? No, proprio no, purtroppo. Ebbene, invece ripeto, ci voleva una somma molto, quindi rinviai, mantenni quella proprietà, ne completai il pagamento, quindi quella fu interamente pagata, e poi mi rivolsi invece alla zona più commerciale in quel momento, che era la zona di Olbia, quindi di Porto Rotondo. È vero, e acquistai un appezzamento di terreno con una edificabilità non grandissima, ma di circa 45.000 metri cubi, che non era proprio del tutto così poca, e li acquistai sempre da Continentale, che avevano già comprato, mi sfugge il nome, è un noto presentatore molto legato alla famiglia, o parente della famiglia Agnelli, mi sfugge fra un pochettino. Gavronski. Prego? Gavroschi, grazie. Comprai dalla famiglia Gavroschi, da tutta la famiglia, quindi trattai con la mamma, con la figlia, con i figli, eccetera, eccetera. Parte stavano a Torino e parte a Roma, all'Eur, e acquistai questa bellissima lottizzazione che non era proprio a Porto Rotondo, ma limitrofa al perimetro, chiamiamolo così, di Porto Rotondo. Che nome aveva questo? Aveva come nome Costa delle Ginestre. Perfetto. Costa delle Ginestre. Quindi stiamo intorno agli anni, mi pare 72 o 73, ecco, intorno a quegli anni, credo che sia qui, o 70, non ricordo bene, ecco, non voglio adesso, è facilmente ricostruibile, voglio dire, quindi diciamo certamente nei primi anni 70, ecco, e poi subito dopo feci altri acquisti in quella zona. Comunque acquistai questo bene molto importante, bene che diciamo che cominciai lì a costruire e portai quasi alla copertura, alla tamponatura, come si dice, parte dell'impiantistica, è vero, quindi stavo già portando molto avanti la costruzione di questo villaggio che aveva sede a Roma, via Veneto 132, me lo ricordo, sopra l'Arisbar. Ebbene, ecco, quindi stavo cominciando a costruire, ed è allora che tra l'altro fu subito dopo, da una parte compravo anche altri beni e dall'altra però dovevo spendere per costruire. Ecco, sì. Credo che in uno di questi interventi me la fece proprio Spurio Oberda, proprio conosciuto di lì in quegli anni lì, 75, 74, 75. Senta, sì. La fermo un attimo per capire una cosa, lei ha parlato di costruire, eccetera. Io vorrei capire bene, vorrei far capire bene alla Corte quali erano le modalità con cui lei operava. Cioè, lei ha detto compravo immobili, grazie anche a questi finanziamenti, restituivo ai finanziatori, diciamo così,
non più che in contanti, anche con intestazione di questi beni. Sì. Allora questi beni erano intestati a società anzitutto? Sì, sì, quasi sempre. Sì. Allora Anzi, sempre, sì. Allora c'erano i fissati bollati? Allora c'erano i fissati bollati. Era molto semplice trasferire? Era molto semplice e anche fiscalmente molto conveniente, diciamo, sì. Trasferire le azioni? Sì, trasferire le azioni o le quote, sì. O le quote. Sì. Ma lei poi su questi beni immobili era lei che costruiva, cioè lei ha una società edilizia? No, la davo in appalto, sempre. Ecco, allora deve spiegare. Perché lo scusano, insomma, sì. Come lei dice, lavori, eccetera. Sì. In particolare, Sì, si dà in appalto, si dava in appalto. Mi scusi, la domanda è precisa. Su tutti gli immobili sardi lei ha sempre costruito? Cioè, Non tutti gli immobili sardi, che erano moltissimi. Dove ho costruito ho sempre appaltato. ecco, ha appaltato dei lavori a ditte. A ditte o locali, o venivano, sì, ditte generalmente locali. In particolare Costa delle Ginestre, i lavori a chi furono appaltati? Diciamo. Ma il progettista era un notissimo architetto Gamondi. Gli appalti erano di gente locale, se non ricordo bene i nomi, ma gente locale, proprio di Olbia. Della sì. Sardegna? Sì, no, di Olbia diritto proprio. Della Sardegna e di Olbia, locali. Senta, poi perché poi arriviamo a delle domande più specifiche, in quanto si assume che lei abbia dato dei lavori a delle ditte siciliane, il che non sarebbe ancora un reato, ma comunque... Non ricordo di aver affidato, anche se quei lavori della Costa di Ginestre durarono più di qualche anno, ma non ricordo di aver dato nessun lavoro a ditte non sarde, non ricordo proprio questo. Senta, tra gli altri beni della Sardegna, ci avviciniamo ad altri problemi, tra gli altri beni immobili ci sono quelli del comprensorio Punta Volpe? Sì. Ecco, può spiegare un po' la situazione? La prego se mi vuole rivolgere. Tra gli altri beni di sardi, devo dire Porto Rotondo, si chiamava Società Agricola Punta Volpe, quindi l'intero comprensorio. Ecco, spieghi perché diciamo io non so. Perché c'è una zona che si chiama Punta Volpe vera e propria, che io vendetti, è vero, ad un noto costruttore bresciano. Ebbene, Bertelli, ecco, mi sono ricordato. Ebbene, e poi il nome della società, che era di proprietà del senatore Cini, è vero, che aveva già cominciato a costruire una piazzetta, nota piazzetta di Porto Rotondo. Allora, scusi Carboni, andiamo per ordine. Per Punta sì. Volpe che cosa si intende? Per Punta Volpe si intende una società con sede a Trieste, si chiamava Società Agricola, mi pare questo il nome, Punta Volpe. Che era proprietaria di? Che era proprietaria di circa 240 ettari, poco più, è vero, di terreno, proprio era Porto Rotondo. A Porto Rotondo. Sì. Di chi era la proprietà di questa società? La proprietaria dei Gaggia, è vero, della famiglia Gaggia di Trieste, dei Cini di Venezia e di un banchiere inglese. Ecco, gli originali proprietari erano i Deiana del locale di Olbia. Successivamente acquistarono nel periodo della Gacanna e cominciarono un po' tutti quanti a comprare terreni nella zona della Costa Smeralda. Senta, che cosa ci può sintetizzare le vicende di questa società Punta Volpe, le vicende proprietarie, come lei ne viene in possesso, se ne viene in possesso, che ne succede dopo? Sì. Fu fatto inizialmente, e proprio per fortuna mi viene in mente un nome che non ci avrei mai pensato, non lo sarei mai ricordato. Ebbene, attraverso un mediatore locale sempre, un certo Sini, uno e un altro che però di cui mi sfugge il nome, ingegnere Petta, che è lo stesso che mi fece acquistare Costa Paradisi e prima non mi ricordavo il nome. Quindi sia Petta che Sini mi proposero di vedere, di tentare di acquisire Porto Rotondo, perché c'era una situazione là di malumori tra, diciamo, l'amministratore della società Punta Volpe Agricola e chi in qualche modo è la persona a cui avevano affidato la gestione di quella proprietà. Ricordo che Porto Rotondo già esisteva come piazza e una trentina, forse anche più, di piccoli di palazzine, ebbene, e più un alberghetto, 2 alberghi, uno di poche stanze, che era solo per molto lussuoso, ma di 14 o 15 stanze, e un altro che si chiama San Marco, meno importante, ma quindi era quasi privo di alberghi.
Ecco, e mi propose appunto di cercare di avvicinare, è vero, chi trattava, chi governava, diciamo così, questo. Allora c'erano i Donà delle Rose, i conti Donà delle Rose, che però non erano i proprietari, anche se tutti pensavano lo fossero, ma erano solo, come posso dire, i gestori, quelli che avrebbero dovuto lanciare quella zona, è vero, e portarla allo stesso, a livelli come già invece aveva già raggiunto Portocefo. Ebbene, i miei approcci con questo amministratore mi pare che fu favorito da un altro locale, un certo Fancello, mi pare di ricordare. Mi fu presentato comunque il dottor Florente Leiravello, posso andare avanti? Sì, sì, sì. Florente Leiravello, che era l'amministratore vero della società, o comunque era colui che governava, perché l'amministratore era un altro, invece era un commercialista, dottor Russini di Trieste, mentre chi faceva e disfaceva, diciamo, chi ne aveva completamente il governo di questa proprietà era il dottor Florente Leiravello, svizzero di origine italiana. Ebbene, trattai con questo Ravello e mi fu una trattativa lunga, laboriosa, eccetera, eccetera, con... Posso? Sì, sì. È vero, assistita dall'avvocato Borgognoni di Roma. Sì. Avvocato Borgognoni. Sì, Carboni, cerchiamo di arrivare alla sintesi. Lo dico perché se no non si spiega, c'è un motivo per cui dico questo particolare. Ecco, c'è che io comprai, poi mi misi d'accordo con la Florente Leiravello, versai una caparra all'epoca che poteva essere, non so se 700-800 milioni dell'epoca, perché ne versai in due diversi motivi. Una Punta Volpe vera e propria, che è una località di Porto Rotondo, ecco perché poco fa le dicevo, è di circa 15-20 ettari, e il resto, che era tutta la lottizzazione, invece versai una somma pari a quella. Oggi non sono in condizioni, almeno in questo istante, ecco, lo sarei, basterebbe che mi si dessero le carte, insomma, sotto il miliardo, diedi una somma meno di 1 miliardo per entrambe gli acquisti che però appartenevano alla stessa proprietà. Bene, dopo aver fatto questo, accadde un fatto, diciamo così, un po' imprevedibile, dopo aver versato questa somma qua. E cioè accadde che un signore che viveva da moltissimi decenni in un paese ad Ajaccio, in Corsica, è vero, ne richiedesse la proprietà di una parte di questa proprietà. Di Punta Volpe. Punta Volpe e anche dove attualmente è in un'altra zona ancora vicino alla proprietà. Insomma, diciamo così, reclamava la restituzione di una proprietà che poteva essere intorno forse ai 30 ettari, ecco, 30-40 ettari. Quindi io sospesi tutta l'operazione e mi recai insieme al signor Sini, tramite le indicazioni dateci dal fratello, è vero, raggiungemmo questo signore, si chiamava... È importante questo, Carboni? È fondamentale, perché cambia, determina la mia società con Florente Leiravello. Ecco, allora quindi c'è un perché. Se però non lo spiega, non si capisce. E come faccio a dire prima quello che... è come costruire il primo piano senza le fondazioni, come faccio? È un po' difficoltoso. Allora. Comunque, raggiungo questo servizio di ANA sulla indicazioni datemi dal fratello, perché all'epoca aveva già scontato la pena, quindi era raggiungibile, diciamo così, non viveva ancora da Ajaccio, ma aveva finito la latitanza, ecco. Detto questo, questi era abbastanza minaccioso, ecco, e io rientrai facendo presente alla proprietà questo fatto, ecco, vediamo se riesco a essere più rapido. Ecco che a questo punto l'avvocato Borgognoni, ecco, voleva che si rescindesse, che si annullasse il contratto e che tutto tornasse alla proprietà, perché era un fatto estremamente grave. La proprietà era quella che abbiamo detto. Perché pare che qualcuno si era sostituito a questo ritenendolo morto, questo semplice, e quindi avevano intestato il bene alla società Punta Volpe. Ecco, questo era un fatto molto grave, naturalmente, come puoi immaginare. Oltretutto la parte più importante di Porto Rotondo, la più costosa e tutto. Beh, detto questo, quindi io fui pregato prima da Florente Leiravello, quindi con Borgognoni non raggiunse alcun accordo, mentre con Florente Leiravello, che mi propose di entrare in società con lui, è vero, a condizione che avessimo fatto insieme l'operazione.
Ecco, e mi portò dal senatore Cini, mi presentò al senatore Cini, che allora era il proprietario della Ciga, è vero, il quale il senatore da me raggiunto qui al Gadotello, dove lui abitava, dove veniva spesso, è vero, stabilimmo un rapporto quasi, diciamo così, forte, di grande amicizia, di grande cordialità. Ecco. Allora, all'esito di queste trattative di cui aderì a questa, dopo che Cini mi propose altri affari qui a Roma, ma è difficile concatenare queste cose per dare un'idea, altrimenti non si spiega come mai un'operazione come quella di Portorotondo, certamente molto prestigiosa, oltre che essere molto importante, parliamo di una delle zone oggi più reputate al mondo, ma anche allora già aveva il suo peso. Ebbene, e quindi questo contratto, che se non ricordo male era poco sotto i 2 miliardi, tutta l'intera operazione, e ce la distribuimmo tra me e Florent Re Ravello. Quindi la società Punta Volpe a quel punto di chi era proprietaria? A quel punto era mia e del professor Ravello. Perfetto. E del professor Ravello, ecco. Parliamo di che periodo più o meno? Io credo 75, 74, 75, credo, un po' difficoltoso. Tu ci puoi risalire, avvocato, a queste date, avendo una serie di documentazioni, di accordi. Poi questa società, una volta raggiunto l'accordo, la frazionammo in tante altre piccolissime società, parte delle quali vennero a me, parte andarono a Ravello. Questo che io le devo chiedere successivamente. Ecco, sì. La società che storia ha successivamente al suo acquisto? Perché poi arriviamo al punto che le viene contestato, cioè che alcuni terreni sarebbero stati poi costruiti da siciliani, eccetera. Allora vorrei chiarire bene questa questione della società, anche se la sentenza Angelini già ne parla e risolve il problema, pur tuttavia, siccome questo processo è la sintesi di altri 20 processi, le devo fare lo stesso la domanda. Eccomi. E allora accadde che a un certo punto decidemmo di dividerci la proprietà e io diedi anche una parte, ecco, torna nuovamente in campo Costa Paradiso, io diedi una parte dei terreni di mia proprietà di Costa Paradiso. Preciso che Costa Paradiso non mi limitai all'acquisto solo fatti da questo Tizzoni, ma successivamente da alcuni belgi io acquistai per altri 300-400 ettari, per cui avevo quasi raggiunto un altro migliaio di ettari a Costa Paradiso. Ecco, e ancora comprai sempre a Costa Paradiso dallo stesso Locatelli, comprai sempre che in quel momento faceva ancora da mediatore sempre con Tizzoni, un'altra grandissima estensione. Sta di fatto che a Costa Paradiso allora disponevo di una proprietà poco inferiore ai 1500 ettari. Parlo di Costa Paradiso. Una parte di questa fu ceduta da me, una fu rivenduta allo stesso Pompeo Locatelli, l'altra me la divisi con Ravello. Parliamo di Punta Volpe. Parliamo di Costa Paradiso. Ecco, quindi il pagamento di Punta Volpe avvenne anche attraverso questa parziale permuta. Ecco, questo è la cosa. Ma il mio invito era di parlare invece di Punta Volpe. Punta Volpe la società Punta Volpe fu frazionata in una serie di piccole società che oscillavano tra i 15 ettari, i 12, 10, 3 ettari. Perché fu frazionata? Fu frazionata per renderle più commerciali, perché conveniva, e per un fatto soprattutto fiscale. Suggerimenti che dava però non io, che dava Ravello, che era un esperto, e la società aveva sede a Trieste, a Piazza Oberta a Trieste, proprio perché c'era una maggiore convenienza sotto il profilo fiscale che avesse lì quella. Nacque lì, è stata lì quando ancora era vicini, e lì la lasciammo. Poi che succede? Ci fu uno scontro, cioè ci fu questa attività di suddivisione. Tutte queste società che derivavano dalla Punta Volpe rimasero in proprietà sua e di Ravello, ci fu una divisione, ci vuole spiegare? No, divisione, ci fu una divisione, poi ognuno di noi se le vendeva, coinvolgeva, commerciava le proprie società. In alcune c'era da costruire la villa, io costruì una parte di quelle società, ad esempio, per citarne una, è dove sta adesso Berlusconi, Villa Certosa. Quella era un'utilizzazione, è vero che apparteneva a me, era di circa 9 ettari e più, ebbene, terreni edificabili, ecco. E così altri cose, vendevo lotti a ville, non più grandi estensioni.
si vendeva a piccoli Sì. pezzamenti. Vuole cortesemente rispondere a questa domanda? Dopo che fu scorporata, mi pare, in 9 società a Punta Volpe. Se non ricordo, erano 9, sì. Tutte queste 9 società erano sue o ci fu una divisione con Ravello? Ci fu una divisione con Ravello. Se non lo dice, forse. Ma lo sto ripetendo. Allora lo spieghi. Io ho detto bene. che ho dormito poco stanotte. Allora lo spieghi. Anzi nulla. Sì, fu divisa, ci dividemmo le proprietà, una parte a lui e una parte a me. Adesso in questo istante non so dirle se a lui andarono 4, a me 5 o viceversa, ma mi pare che a me 5 e a lui 4. Tra queste società c'era la società mediterranea? Tra queste società c'era la società mediterranea che apparteneva a Florent Lei Ravello. Quindi nella divisione la società fu attribuita a Ravello. Fu attribuita certamente a Ravello, ecco. E risulta poi, voglio dire, sono atti pubblici. Senta, io le leggo un passaggio della sentenza Angelini, mi dica se storicamente è corretto. Sì. La società mediterranea, una delle 9 società costituite per scorporo con i terreni provenienti dalla società Punta Volpe nell'ambito dei rapporti e contratti intercorsi tra Ravello e Carboni, era stata ceduta direttamente, e cioè senza intervento, intromissione, consulenza, presentazione e simili del Carboni, dal Ravello al Faldetta, indicato questo al primo dal Balducci nell'atto formale di cessione che era avvenuto tra il Costantini Serchio, eccetera, eccetera. Sì. Quindi è esatto che la società mediterranea viene venduta, per quanto a sua conoscenza, dal Ravello al Faldetta senza alcun ruolo, intromissione, consulenza, come dice la sentenza, da parte sua? Sì, esatto, che la società fu ceduta dal Ravello ai siciliani, Faldetta. Ecco. Lei di questo era a conoscenza all'epoca o ha saputo processualmente? Diciamo? Sapevo di questa cessione, sapevo, sì, non me ne occupavo, non me ne curavo, non era roba che mi apparteneva, ma sapevo di questo rapporto, tra l'altro, tra Balducci, intanto era nato, e Ravello, tra l'altro, quindi un rapporto diretto tra Balducci e Ravello. Perché Balducci e Ravello si erano conosciuti? Li avevo presentato io all'inizio, quando Balducci, all'epoca in cui ero debitore, diciamo, di certe situazioni con Oberdan, e quindi era, poi, ripeto, non c'era allora, non era considerato un pericolo Balducci, ecco, sotto questo profilo, sotto il profilo della criminalità. Senta, questa società mediterranea, di quali terreni in concreto era proprietaria? Diciamo? Non ricordo gli ettari, erano limitrofi ad un'altra mia società, proprio limitrofi, che si chiamava Punta Nuraghe, sta in un'estremità molto bella di Porto Rotondo, che confina con una spiaggia dove andava la Ira, infatti si chiama spiaggia della Ira. Ecco, questo fu un complesso. Dove andava chi? Una spiaggia limitrofa. Dove andava la Ira, chi è? Chi era la Ira? Era una parente di Agnelli a Fürstenberg. Ah, e se non lo dici? A Scherzi, scusi, sì. Detta sì. Che lui dà sempre tutto per scontato. No, va bene, sì, insomma. Va bene. Difficile andare tutti questi dettagli. Tanto Carboni è abituato alla mia aggressione. No, Dio mio, ma sono tanti fatti che io dovrei, e sto sintetizzando abbastanza. Lo so, ecco. perché non è che possiamo fare no. C'è molto di più, ecco, sì. Se si dovesse proprio dettagliare avrei bisogno anche forse di soffermarmi, sì, cosa che non ho potuto fare. Vabbè, adesso poi vediamo se c'è qualcos'altro, sì. Però intanto andiamo al nucleo delle questioni. Sì. Questa società mediterranea era, i terreni della società mediterranea che erano vicini a questa spiaggia, lei ha detto? Sì, limitrofi. Erano nella spiaggia della Ira, confinanti o prendevano parte della spiaggia dove andava la Ira Fürstenberg a fare i bagni. Ecco, perché Agnelli aveva una casa a Porto Rotondo e veniva lì con la sua barca, l'agnetta, eccetera, eccetera. Quindi era una parente di Agnelli, nipote, mi pare, che frequentava appunto la Porto Rotondo all'epoca. Questi terreni della società mediterranea, se lo sa, se le risulta, eccetera, erano terreni già edificabili o no? Erano terreni edificabili, perché io credo che si avvalse all'epoca della cubatura che avevano tutti i terreni, che era la cosiddetta la legge Ponte. È vero, quindi c'era già una cubatura propria. Si trattava di fare i progetti e di presentarli, all'epoca non c'erano queste... Sì, glielo chiedo perché alcuni, diciamo, operatori di polizia che sono venuti a testimoniare qui hanno detto che lei procurò la edificabilità di questa società, di queste aree. Corrisponde al vero questo? Non assolutamente no, io mi sono occupato di tutta la lottizzazione di Porto Rotondo, come era ovvio che io facessi, ma diciamo così, avvalendomi di quelle cubature previste dalla legge.
Sì, ma dico, lei si occupò di chiedere licenze per la società Non Mediterranea? ricordo assolutamente di essermene mai occupato, né ce n'era bisogno, immagino, sì. Ho capito. Senta, le altre, lei ricorda di questo scorporo di Punta Volpe quali erano le società che rimasero a lei? No, francamente non saprei fare un distinguo così chiaro in questo momento, ma In dico... ogni caso, lei sì. ha mai venduto alcune di queste società a, diciamo, esponenti siciliani, chiamiamoli così? No, io esponenti siciliani no, ne ho venduto ad alcuni, tipo non so, Orazio Brunetti, che erano anche questi che prestavano soldi di Roma. Ecco, alcune situazioni, se lei mi suggerisce, come dire, mi dà qualche lume, mi aiuta, Volevo sapere, sì. quindi comunque rispetto alla Mediterranea la situazione è quella che le ho letto. Sì, se ne sono occupati loro, non era roba mia, era roba loro, ci pensavano loro, i nuovi proprietari. Ed era un rapporto tra Ravello però, ecco, non me. Il proprietario era Flore Ravello, dico, si può Senta, chiamare. è capitato che dei beni o delle quote, più precisamente delle quote di queste, di alcune società proprietari di terreni a lei appartenenti, diciamo così, siano in qualche modo finiti a persone di cui si parla in questo processo, ad esempio Filomena Angelini, Oddio Tallevi o Balducci? Sì, Balducci soprattutto, sì. Poi Balducci li riceveva e così, non so se abbia fatto Dio Tallevi. Per me il mio referente, la mia referente nel caso di Dio Tallevi era la Filomena Angelini, per cui se mi diceva in testa la Giovanni, mi intestava Giovanni, ma voglio dire, Balducci a sua volta poi ne riceveva, ne associava altri. Per me, io cedevo quelle parti, come ho detto, come a origine quasi tutto il nostro racconto di oggi, fra virgolette, è vero, cioè quando davo parte dei beni a questi, chiamiamoli così. In restituzione dei prestiti. In restituzione dei prestiti, ma Dio mio, cioè, il successo non è un caso, voglio dire, ecco. Va bene. Senta,